Nelle campagne incantate della Val di Merse, a poche decine di chilometri da Siena, si erge solitaria la piccola rotonda di Montesiepi, custode di un prodigio antico, una spada infissa nella roccia, limpida testimonianza di un gesto che a distanza di secoli sfida il tempo e la scienza. Questo è il racconto di Galgano Guidotti, cavaliere e poi eremita, divenuto figura centrale di un'epopea mistica e di un monumento cristiano unico nel suo genere. Galgano Guidotti nacque nel 1148 a Chiusdino, figlio di una famiglia della piccola nobiltà locale. Si narra che già giovane fosse abile nelle armi e nelle giostre. Le sue giornate trascorrevano tra tornei e feste, nutrendo un orgoglio indomito. Nel 1180, a poco più di 30 anni, una visione divina lo colpì. La Vergine Maria gli apparve sul Monte Siepi, poi dopo l'Arcangelo Michele, chiamandolo a rinunciare alle armi e a seguire la via dell'umiltà. In un gesto di radicale conversione, il cavaliere piantò la sua spada nella pietra, ad annunciare la fine della sua vita guerriera e l'inizio di quella contemplativa. La leggenda vuole che la lama affondò completamente nel cuore della pietra, restando visibile solo nell'impugnatura di bronzo. Da allora pellegrini e curiosi si recano a Montesiepi per ammirare ciò che non è possibile spiegare, uno strumento di guerra consacrato come simbolo di pace, sospeso tra il cielo e la terra. La spada è genuina, di fattura medievale, eppure, si dice, nessuna forza umana è stata in grado di estrarla. Intorno al 1218 il vescovo di Volterra decise di erigere sul luogo della visione una cappella circolare, la rotonda di Montesiepi, per custodire il sacro reperto. La struttura a pianta centrale presenta elementi di stile romanico e gotico, archi a sesto acuto, pilastri massicci e piccole bifore che filtrano la luce in un'atmosfera sospesa. L'interno, semplice ma solenne, poggia su un tamburo cilindrico che affonda nelle radici della collina, come se la montagna stessa volesse proteggere la memoria del santo. A valle, a breve distanza, sorse l'abbazia cistercense di San Galgano, una sorta di città di pietra operosa e fiorente. Fondati nel 1219, i monaci della Serra guidarono bonifiche, colture e costruzioni, un esempio di agricoltura innovativa per l'epoca, grazie ai canali e alle vigne che vennero realizzati. L'abbazia, consacrata nel 1288, divenne meta di pellegrinaggio e centro culturale, animata da cantori, ampolle e manoscritti. Ma già nel XIV secolo la crisi economica e le pestilenze ne decretarono il declino. Oggi restano i muri alti e slanciati, gli archi gotici e un silenzio che parla di grandezza svanita. Negli ultimi decenni studiosi e tecnici hanno condotto studi approfonditi sulla spada per comprenderne l'età e la composizione. Le analisi metallografiche eseguiti da un'equipe del Politecnico di Milano e dall'Università di Siena hanno evidenziato un tasso di carbonio compatibile con produzioni locali del XII-XIII secolo, suggerendo anche un'origine toscana della spada. La lama, in ferro damascato, con leggere tracce di leghe al vanadio, mostra un sorprendente stato di conservazione, favorito dall'umidità controllata all'interno della rotonda. L'impugnatura in bronzo, ossidata dalla secolare esposizione, è stata sottoposta a un lieve restauro non invasivo che ne ha garantito la stabilità senza alterarne l'aspetto antico.
Per credenti e studiosi, la spada infissa nella roccia non rappresenta un semplice miracolo medievale, bensì un potente simbolo spirituale, la rinuncia alla violenza, la vittoria del disarmo interiore, la lama che si trasforma in croce e torna strumento di pace. Alcuni filologi ne ravvisano legami con il mito celtico di Excalibur e con antiche tradizioni pagane diffuse in Europa, dove la montagna sacra custodisce i segreti del divino. Altri invece identificano nella rotonda un esempio precoce di sincretismo tra fede cristiana e culto del sacro femminile, incarnato nella figura della Vergine Maria. Chiusdino, il paese natale di Galgano, conserva nella pietra e nelle stradine lastricate l'eco di quell'antica epopea. La collegiata di Santa Maria Assunta, il piccolo museo parrocchiale con reliquie e documenti d'archivio e il labirinto di vicoli che conducono all'abbazia offrono un quadro suggestivo, un territorio che vive di memorie, dove ogni angolo parla di fede e di rinuncia. Le mura medievali, in parte ricostruite, custodiscono preziosi graffiti, antichi ex foto e stemmi di famiglie che beneficiarono delle donazioni al cenobio. Il percorso che unisce Chiusdino alla rotonda di Montesiepi è diventato un cammino devozionale e turistico, sentieri segnati tra querce e lecci, tappe di sosta con pannelli illustrativi e un piccolo centro visite accanto all'abbazia. Qui, alla luce delle torce, si organizzano rievocazioni medievali, concerti di musica sacra per restituire al luogo l'atmosfera di un tempo. La spada nella roccia oggi attira visitatori da ogni parte del mondo, affascinati dal mistero e dalla quiete di Montesiepi. Storici, teologi e filosofi si riuniscono per dibattere sul valore universale del gesto di Galgano, un invito a piantare la spada nell'animo, a scegliere la riconciliazione al posto del conflitto. Studenti e artisti traggono ispirazione dalle rovine e dalla leggenda, dando vita a libri e dipinti. Al calar del sole la luce dorata accarezza i capitelli sbiaditi, il vento sussurra tra i muri, lì dove la spada brilla tra muschi e licheni sembra ancora parlare San Galgano, invitandoci a deporre le nostre armi interiori. Chi si ferma in preghiera avverte un sussurro, un'eco lontana di speranza, un richiamo a liberare il proprio cuore dalla durezza quotidiana. E in quel silenzio sacro ogni visitatore diventa pellegrino della propria anima, pronto a cogliere il mistero che vive sotto la roccia e oltre il tempo.